Marco Aurelio una volta scrisse: «Quando ti svegli al mattino, pensa al privilegio che è essere vivo per respirare, pensare, godere, amare». Ti sei mai chiesto come puoi iniziare ogni giorno con un approccio chiaro, una mente tranquilla e la determinazione di vivere con virtù? In questo video ti immergerai nel potere della filosofia stoica e scoprirai le 7 cose che devi fare ogni mattina per stabilire una routine che ti porti verso una vita più significativa e piena di scopo. Gli stoici, con la loro saggezza senza tempo, ci insegnano ad abbracciare la vita con coraggio, accettazione e gratitudine. Quindi preparati a trasformare le tue mattine e, di conseguenza, la tua vita. Uno dei pilastri fondamentali della filosofia stoica è la profonda comprensione e accettazione della natura impermanente di tutte le cose. Ogni mattina, prima che il mondo inizi la sua cacofonia, prenditi un momento per immergerti in questa verità. Trova un angolo tranquillo, siediti comodamente, ma mantieni una postura vigile, chiudi gli occhi e visualizza la vastità dell'universo. Immagina stelle che nascono e muoiono, galassie che ruotano nella danza del tempo cosmico. In questa rappresentazione mentale osserva la Terra come un piccolo punto. Rifletti sull'ascesa e la caduta delle civiltà, sulle montagne che sono rimaste erette e sui fiumi che hanno tracciato il loro percorso. Ora concentra il tuo sguardo sulla tua stessa vita, un battito di ciglia nella grande scala delle cose. Questa visualizzazione non mira a diminuire la nostra importanza, ma a ricordarci la preziosità e la brevità della nostra esistenza. Comprendere la natura effimera della vita ci ricorda il valore di ogni giorno. Quando apprezziamo davvero l'effemeralità del nostro tempo, tendiamo a dare priorità a ciò che conta davvero sopra le distrazioni triviali e i conflitti. Svegliandoti con questa mentalità, ti prepari ad affrontare la giornata con un senso più profondo di scopo. In sostanza, questa routine mattutina non riguarda il confronto con la mortalità con paura, ma l'abbraccio del presente con amore, riverenza e azione. Come disse Seneca, la vita è lunga se sai come usarla. Radicando le nostre mattine in questa pratica, ci ricordiamo di vivere ogni giorno pienamente e significativamente. L'atto di tenere un diario profondamente radicato nella pratica stoica non riguarda semplicemente la registrazione degli eventi, ma il mantenere una conversazione intima con te stesso. È un atto di introspezione, di radicamento e a volte di catarsi. Il diario non è solo un luogo dove riversare pensieri, ma dove i tuoi pensieri grezzi e senza filtro vengono a respirare. Ogni mattina scegli un diario che ti risuoni, che sia un semplice quaderno, un diario decorato o un documento digitale. Questo è il tuo spazio sacro, libero da giudizi ed aspettative esterne, dove i tuoi pensieri, nella loro forma più pura, vengono a fluire. Inizia ogni mattina scrivendo i primi pensieri che ti vengono in mente. Possono essere residui di sogni, sentimenti rimasti dal giorno precedente o anticipazioni per il giorno che viene. Questo scarico iniziale aiuta a liberare il disordine mentale, similmente a spazzare foglie cadute in un cortile. Poi sposta il tuo focus verso la gratitudine. Nel tappeto della vita è facile ossessionarsi per ciò che ci manca o desideriamo. Tuttavia, lo stoicismo ci insegna il valore di apprezzare il presente. Elenca 3 cose per cui provi un sincero ringraziamento, che sia il calore della tua coperta, il sorriso di una persona cara o il mero privilegio di svegliarti in un nuovo giorno. Se finora hai trovato utile ciò che hai visto nel video, ti invito a lasciare un mi piace o a iscriverti per farmi sapere che il mio impegno nel creare questi contenuti sta avendo un impatto positivo sulla tua vita. Il tuo supporto è prezioso e mi motiva a continuare a condividere conoscenza e ispirazione. Grazie di cuore per il tuo sostegno. Oltre alla gratitudine, immergiti nell'autoriflessione. Rifletti su un principio stoico o una sfida personale. Poni domande come: sto vivendo in accordo con i miei valori? Dove ho agito per impulso invece che per ragione ieri?
Come posso migliorare oggi? Questo esercizio non è un atto di autocritica, ma uno di autoconoscenza e crescita. Infine, stabilisci un'intenzione per il giorno. Scrivi un'affermazione o un impegno basato sulle virtù stoiche di saggezza, coraggio, giustizia e temperanza. Questa affermazione sarà la tua bussola morale, guidando le tue azioni e decisioni durante il giorno. Ricorda che il tuo diario è uno specchio che riflette il tuo mondo interiore, è uno strumento, un amico e un mentore. Le Meditazioni di Marco Aurelio, uno dei testi stoici più influenti, iniziarono come il suo diario personale. Era il suo modo di ricordare i principi stoici, comprendere le sue azioni e navigare le complessità della vita. Questo atto di scrittura non è solo un esercizio nel dominio di sé, ma un viaggio verso la comprensione e la crescita personale. Anche se sia gli obiettivi che le intenzioni ci guidano, lo fanno in modo diverso. Gli obiettivi, per loro natura, sono orientati al futuro e si concentrano su risultati specifici: ottenere una promozione, perdere peso, risparmiare denaro. Sebbene stabilire obiettivi sia importante, gli stoici ci insegnano l'importanza di concentrarsi sul presente e su ciò che possiamo controllare. Invece di obiettivi, gli stoici suggeriscono di stabilire intenzioni giornaliere. Queste intenzioni si concentrano su come desideri essere e comportarti nel presente, indipendentemente dai risultati finali. Invece di dire «voglio perdere 10 kg», potresti dire «oggi mi impegno a fare scelte alimentari sane e a essere consapevole delle mie abitudini alimentari». Queste intenzioni sono radicate nelle virtù stoiche come la saggezza, il coraggio, la giustizia e la temperanza. Ad esempio, la tua intenzione potrebbe essere «oggi sarò coraggioso nelle mie interazioni, affronterò le sfide con fermezza e tratterò gli altri con compassione e giustizia». Stabilendo intenzioni giornaliere, ti concentri su ciò che è sotto il tuo controllo, i tuoi pensieri, azioni e reazioni. Non ti preoccupi dei risultati finali, che potrebbero essere fuori dal tuo controllo. Questa mentalità ti permette di mantenere una prospettiva stoica dove ti sforzi di essere la migliore versione di te stesso, indipendentemente dalle circostanze esterne. Quindi, ogni mattina, prima di immergerti nelle richieste del giorno, prenditi un momento per stabilire le tue intenzioni. Rifletti su come desideri comportarti, quali virtù desideri coltivare e come puoi contribuire positivamente al mondo che ti circonda. Facendo così, ti allinei con la filosofia stoica, che promuove il vivere con virtù e in armonia con il presente, senza attaccamenti eccessivi ai risultati futuri. Nel nostro mondo moderno, spesso cerchiamo comodità ed evitiamo l'inconveniente a tutti i costi. Tuttavia, gli stoici capivano che la comodità costante può portare alla compiacenza e indebolire la nostra resilienza. Pertanto, abbracciare l'inconveniente diventa un'abitudine essenziale nella filosofia stoica. Questa abitudine non riguarda il cercare la sofferenza, ma il coltivare la forza mentale ed emotiva. Gli stoici credevano che affrontando consapevolmente situazioni scomode potessimo rafforzarci e prepararci meglio per le avversità della vita. Un modo per praticare questa abitudine è incorporare piccoli disagi nella tua vita quotidiana. Puoi iniziare con cose semplici come fare una doccia fredda al mattino o fare esercizio fisico anche quando non ne hai voglia. Questi atti ti ricorderanno che puoi resistere e superare l'inconveniente. Inoltre, affrontare sfide più significative, come parlare in pubblico o affrontare conflitti difficili, può rafforzare ulteriormente la tua resilienza. Gli stoici credevano che dominando la tua risposta all'inconveniente potessi mantenere la calma e la chiarezza in mezzo a qualsiasi situazione. La chiave qui è ricordare che l'inconveniente è temporaneo e che affrontandolo con coraggio diventi più forte. Questa abitudine ti prepara per l'incertezza della vita e ti permette di mantenere il tuo equilibrio e la tua tranquillità in mezzo alle tempeste. Proprio come un atleta si allena per resistere alla fatica,
tu ti alleni per resistere all'inconveniente emotivo e mentale. Quindi, ogni mattina, chiediti come puoi abbracciare l'inconveniente nella tua giornata, quale piccola sfida puoi assumere per rafforzare la tua resilienza. Facendo così, ti avvicini a vivere secondo i principi stoici e a diventare una versione più forte e resistente di te stesso. Uno degli insegnamenti più profondi della filosofia stoica è l'arte di lasciare andare. Lasciare andare non significa rinunciare o diventare indifferenti, ma piuttosto accettare il flusso naturale della vita senza attaccamenti eccessivi. La nostra tendenza a trattenere emozioni negative, risentimenti, paure e desideri insoddisfatti può creare un carico emotivo e mentale che ci impedisce di vivere pienamente nel presente. Marco Aurelio, uno degli imperatori filosofi più noti, scrisse nelle sue Meditazioni sulla necessità di liberarsi dalle preoccupazioni inutili e dalle passioni distruttive. Al mattino, dedicare del tempo a questa pratica può trasformare il resto della tua giornata. Inizia trovando un luogo tranquillo e prendendo qualche respiro profondo. Mentre espiri, immagina di liberarti di ogni tensione, preoccupazione o emozione negativa che potresti portare con te. Riconosci che molte delle nostre preoccupazioni quotidiane sono al di fuori del nostro controllo. Concentrati su ciò che puoi controllare, i tuoi pensieri, le tue azioni e le tue reazioni. Una tecnica utile è visualizzare te stesso come un fiume che scorre, dove ogni emozione o pensiero negativo viene trasportato via dalla corrente. Non resisti, ma permetti semplicemente a queste emozioni di fluire attraverso di te e oltre te. Questo non significa ignorare o reprimere le tue emozioni, ma accoglierle, capirle e poi lasciarle andare. Un'altra pratica potente è la gratitudine. Spesso tratteniamo negatività perché ci focalizziamo su ciò che manca o su ciò che non va nella nostra vita. Inizia la tua giornata elencando mentalmente o scrivendo 3 cose per cui sei grato. Questo sposta la tua attenzione dal deficit all'abbondanza, dal negativo al positivo. Lasciare andare implica anche perdonare. Perdona te stesso per errori passati e perdona gli altri per le loro imperfezioni. Il perdono libera l'anima e permette alla mente di trovare pace. Ricorda, come disse Epitteto, non sono le cose che ci turbano, ma le opinioni che abbiamo di esse. Cambiando la nostra percezione, possiamo liberare noi stessi dalle catene del risentimento e dell'ansia. Ogni mattina, dedicare qualche minuto a questa pratica può fare la differenza. Ti permette di iniziare la giornata con una mente chiara e un cuore leggero, pronto ad affrontare qualsiasi sfida con serenità e forza. L'essenza della filosofia stoica risiede nell'accettazione della natura impermanente della vita e nella comprensione che molti eventi sono al di fuori del nostro controllo. Questo principio si riflette magnificamente nella pratica della visualizzazione negativa, una tecnica che può iniziare ogni giorno con una prospettiva più radicata e apprezzativa. La visualizzazione negativa, nota anche come premeditatio malorum, premeditazione dei mali, implica immaginare scenari avversi che potrebbero verificarsi. Questo non è un esercizio di pessimismo, ma piuttosto un modo per preparare la mente ad affrontare le avversità con maggiore resilienza e gratitudine. Al mattino, prima di iniziare la tua giornata, siediti in un luogo tranquillo e rifletti su vari aspetti della tua vita. Pensa a situazioni che potresti incontrare durante il giorno. L'incontro di lavoro potrebbe non andare come speri, potresti perdere un'opportunità o potresti avere una discussione con una persona cara. Visualizzare questi scenari negativi non significa attirare sfortuna, ma piuttosto accettare che la vita è piena di incertezze e che non tutto andrà secondo i nostri desideri. Immaginando questi eventi avversi, prepari la tua mente a reagire con calma e saggezza, piuttosto che con sorpresa e frustrazione. Oltre a prepararti mentalmente, questa pratica ti aiuta a sviluppare una maggiore gratitudine per le cose che funzionano bene nella tua vita.
Quando immagini di perdere qualcosa di prezioso, che si tratti della tua salute, dei tuoi beni o delle tue relazioni, ti rendi conto di quanto siano importanti per te. Questo rafforza il tuo apprezzamento per ciò che hai e ti incoraggia a non dare nulla per scontato. Come disse Seneca, la vera felicità è godere del presente senza dipendere ansiosamente dal futuro. La visualizzazione negativa ti permette di fare proprio questo, goderti il momento presente, comprendendo che potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Quindi, ogni mattina, dedicare qualche minuto a questa pratica può trasformare il modo in cui affronti la giornata. Ti aiuta a rimanere radicato, a gestire le difficoltà con maggiore equanimità e a coltivare una profonda gratitudine per le benedizioni che hai nella tua vita. Uno degli aspetti chiave della filosofia stoica è l'importanza di concentrarsi su ciò che possiamo controllare e lasciare andare ciò che non possiamo. Questo principio si riflette nella pratica dell'accettazione attiva, un'abitudine mattutina che può trasformare il modo in cui affrontiamo la giornata. L'accettazione attiva non riguarda la passiva resa agli eventi della vita, ma piuttosto un'accettazione consapevole e deliberata della realtà così com'è. Questo ci permette di affrontare le sfide con calma e determinazione, senza essere sopraffatti dall'ansia o dalla frustrazione. Al mattino, prima di iniziare le tue attività quotidiane, prenditi un momento per riflettere su ciò che potrebbe accadere durante la giornata. Pensa alle situazioni che potresti incontrare, alle persone con cui interagirai e alle sfide che potresti affrontare. Poi, consapevolmente, accetta che non tutto andrà come previsto. Alcune cose saranno al di fuori del tuo controllo e, di conseguenza, accetta questa realtà con serenità. Un esercizio utile è immaginare di essere un marinaio in mare aperto. Puoi controllare la tua nave, le vele e il timone, ma non puoi controllare il vento, le onde o le tempeste. Allo stesso modo, puoi controllare le tue azioni, i tuoi pensieri e le tue reazioni, ma non puoi controllare gli eventi esterni o le azioni degli altri. Accettando questa verità, puoi navigare nella vita con maggiore calma e chiarezza. Inoltre, l'accettazione attiva implica anche il fare del nostro meglio in ogni situazione, indipendentemente dalle circostanze esterne. Concentrati su ciò che puoi fare piuttosto che su ciò che non puoi controllare. Questo ti permette di agire con integrità e virtù, mantenendo il tuo equilibrio interiore. Come disse Epitteto, non è ciò che ti accade, ma come reagisci ad esso che conta. L'accettazione attiva ti permette di reagire con saggezza e tranquillità, trasformando ogni sfida in un'opportunità di crescita. Quindi, ogni mattina, dedicare qualche minuto a questa pratica può fare una grande differenza. Ti aiuta a iniziare la giornata con una mente chiara e un cuore sereno, pronto ad affrontare qualsiasi cosa la vita ti presenti con coraggio e compostezza. La meditazione è un potente strumento per coltivare una mente calma e concentrata, qualità essenziali per vivere una vita virtuosa secondo i principi stoici. Incorporare una pratica di meditazione nella tua routine mattutina può prepararti ad affrontare la giornata con maggiore chiarezza, equilibrio e resilienza. Inizia trovando un luogo tranquillo dove puoi sederti comodamente senza distrazioni. Chiudi gli occhi e inizia a portare la tua attenzione al respiro. Respira profondamente, sentendo l'aria entrare e uscire dai tuoi polmoni. Questo semplice atto di consapevolezza del respiro ti aiuta a radicarti nel presente, a distogliere la mente dalle preoccupazioni e a creare uno spazio di calma interiore. La meditazione stoica spesso include la riflessione su principi filosofici e virtù. Puoi dedicare qualche minuto a contemplare una citazione stoica o un insegnamento. Ad esempio, potresti riflettere su queste parole di Marco Aurelio: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri». Considera come puoi applicare questo principio nella tua vita quotidiana. Durante la meditazione potresti anche praticare la visualizzazione. Immagina te stesso affrontare le sfide della giornata con calma e saggezza. Visualizza te stesso
rimanere centrato e virtuoso, indipendentemente dalle circostanze esterne. Questa pratica ti prepara mentalmente a mantenere la tua integrità e il tuo equilibrio, qualunque cosa accada. Un altro aspetto importante della meditazione stoica è la coltivazione della gratitudine. Prenditi qualche momento per riconoscere le cose per cui sei grato. Questo sposta la tua attenzione dal deficit all'abbondanza, promuovendo una mentalità positiva e apprezzativa. Ricorda, come disse Seneca, la vera felicità è godere del presente senza dipendere ansiosamente dal futuro. La meditazione ti aiuta a radicarti nel momento presente, a lasciare andare le preoccupazioni sul futuro e a trovare gioia e pace nel qui e ora. Ogni mattina dedicare qualche minuto alla meditazione può trasformare il modo in cui affronti la giornata. Ti aiuta a iniziare con una mente calma e un cuore aperto, pronto ad affrontare le sfide con saggezza e serenità. La saggezza degli stoici è come una fonte inesauribile di ispirazione e guida per vivere una vita più piena e significativa. Tuttavia, questi insegnamenti non devono essere semplicemente lette una volta e dimenticate. Devono essere interiorizzate e applicate regolarmente nella vita quotidiana. Ogni mattina prenditi del tempo per riconsiderare gli insegnamenti stoici. Questa pratica può assumere forme diverse a seconda delle tue preferenze personali. Puoi scegliere di leggere un passaggio di un autore stoico come Marco Aurelio, Epitteto o Seneca con attenzione, riflettendo sul suo significato e su come possa applicarsi alla tua vita attuale. Puoi anche mantenere un diario stoico, annotando le tue riflessioni personali su questi insegnamenti e su come li hai applicati nelle situazioni reali, affrontando sfide personali e progredendo nel cammino della virtù. Ricorda che la filosofia stoica non si limita al solo sapere intellettuale, ma richiede azione. Applicare questi principi nella tua vita quotidiana fa la vera differenza. Dopo aver riconsiderato gli insegnamenti stoici al mattino, porta con te questi saggi consigli durante il giorno. La vera trasformazione proviene dal vivere in accordo con questi insegnamenti. Infine, incorpora l'amor fati nella tua routine stoica quotidiana. Questa pratica ti invita ad abbracciare tutto ciò che la vita ti presenta, sia piacevole che difficile, con amore e accettazione. Passo 1. Accettazione radicale. Inizia la giornata ricordando che la vita è imprevedibile e ti presenterà situazioni sia piacevoli che difficili. Piuttosto che resistere a ciò che non puoi controllare, pratica l'accettazione radicale. Visualizza le circostanze che potrebbero sorgere e ripeti per te stesso: accetto tutto ciò che la vita mi porterà oggi. Passo 2. Trasforma l'avversità. La seconda parte di questa abitudine comporta un cambiamento nella percezione delle avversità. Invece di considerare le sfide come ostacoli negativi, pensa a esse come opportunità di crescita e sviluppo. Rifletti su situazioni passate in cui hai affrontato difficoltà e su come ti sei rafforzato attraverso quelle esperienze. Passo 3. Gratitudine per tutto. Pratica la gratitudine per ogni aspetto della tua vita, che sia grande o piccolo. Ringrazia per le relazioni, le lezioni apprese, i comfort e le sfide. Più coltivi un senso di gratitudine per l'intera tua esistenza, più piena sarà la tua vita. Passo 4. Riflessione alla fine della giornata. Prima di andare a dormire, rifletti sulla tua giornata. Pensa a come hai applicato l'amor fati in varie situazioni, accettando ciò che non potevi cambiare e trasformando le avversità in opportunità. Questa riflessione quotidiana ti aiuterà a rafforzare questa abitudine nel tempo. Passo 5. Persistenza e pazienza. Ricorda che praticare l'amor fati è un processo continuo che richiede tempo. Non affrettarti né frustrarti se incontri resistenza interna. La pazienza con te stesso è fondamentale in questo viaggio. Questa abitudine, ispirata alla filosofia stoica, ti permetterà di affrontare la vita con una prospettiva più equilibrata e serena, fluendo con le circostanze e trovando forza e saggezza in ogni esperienza.
Con il tempo ti renderai conto che questa pratica può condurti a una vita più piena e significativa, in linea con i valori stoici della virtù e della saggezza. Ecco i 7 abitudini della routine stoica. Non importa in quale fase della tua vita ti trovi, questi principi possono guidarti verso un'esistenza più ricca e significativa. Ricorda che la filosofia stoica non riguarda la negazione delle emozioni o una vita priva di passione, ma abbracciare pienamente la vita con gratitudine e saggezza. Ti sfido ora a integrare almeno uno di questi abitudini nella tua routine mattutina. Può essere riflettere sulla transitorietà della vita, tenere un diario dei tuoi pensieri, stabilire intenzioni quotidiane, accettare l'incomodità, praticare la mindfulness, rivedere gli insegnamenti stoici o abbracciare il tuo destino con amore. Inizia con uno e lascia che diventi parte naturale della tua vita. Se questo video ti ha ispirato e desideri esplorare ulteriormente la filosofia stoica o imparare di più su abitudini per una vita migliore, assicurati di iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Ricorda che la vita è un regalo e come la vivi dipende in gran parte dalle tue scelte quotidiane. Praticare queste abitudini stoiche può spianare la strada verso una vita più piena e consapevole. Perciò, accetta la sfida e inizia il tuo viaggio verso una vita stoica. Ricorda, sei tu a decidere cosa vedremo in questo canale per crescere all'infinito. Lascia un commento con il numero 1 o 2, a seconda delle tue preferenze. 1. Carl Jung, l'uomo bambino. Prende il controllo della sua vita. 2. Stoicismo. Come diventare invincibile. Grazie per essere parte di questo viaggio alla crescita infinita.